Buongiorno a tutti, oggi presentiamo i risultati di un nuovo lavoro sulle caldere risorgenti e sui suoi meccanismi. La risorgenza è il sollevamento da centinaia fino a un migliaio di metri della base della caldera su un periodo temporale da qualche migliaio di anni fino a centinaia di migliaia di anni. E la risorgenza generalmente avviene in caldere grandi, felsiche e degassanti. E mentre nel passato sono stati abbondantemente studiati i meccanismi di collasso calderico, molto poco si sa sul processo opposto di risorgenza. Sono state proposte vari meccanismi, ma oggi il più accettato è che la risorgenza sia legata a nuovi apporti di magma o dentro il sistema magmatico profondo o come intrusione superficiale. Ed è possibile che questo nuovo magma sia chiamato dalla depressurizzazione che avviene a seguito del collasso calderico. Facendo una revisione di tutti i lavori presenti in letteratura sulla risorgenza, quello che abbiamo visto è che esistono effettivamente varie evidenze di nuovi apporti magmatici durante la risorgenza, quindi la risorgenza sembrerebbe effettivamente essere legata a nuovi apporti di magma, ma un primo dato importante è che esiste un importante ritardo temporale di qualche decina di migliaia di anni tra il collasso calderico e l'inizio del sollevamento risorgente. Dunque due meccanismi sembrerebbero essere tra loro decorrelati o comunque non strettamente connessi uno dall'altro. E poi un altro importante fatto è che i volumi della risorgenza e dunque i volumi del nuovo magma intruso sono generalmente molto maggiori dei volumi eruttati durante la risorgenza. E dunque qua nasce il problema principale del perché la gran parte del nuovo magma che arrivi resta intruso in profondità generando la risorgenza piuttosto che innescare un'eruzione. Perché questo è un problema, perché sappiamo che l'energia richiesta per il sollevamento risorgente è più o meno uguale a quella di un'eruzione media e tuttavia il sistema decide di spendere questa energia per il sollevamento risorgente piuttosto che per innescare una risorgenza, e anche in quelle caldere risorgenti caratterizzate da un'attività eruttiva sì risorgente, questa attività generalmente va a impostarsi al di fuori dell'area sollevata, quindi dell'area di risorgente, e i volumi di questa attività sono generalmente minori o molto minori dei volumi della risorgenza e dunque dei corrispondenti volumi di nuovo magma intruso. Ora, in accordo con le precedenti teorie di propagazione del dicco, sappiamo che la miglior condizione per avere propagazione di un dicco è data da contrasti di viscosità tra la roccia incassante e il magma superiori a 11 ordini di grandezza. Altrimenti, per contrasti di viscosità inferiori a 6-8 ordini di grandezza, e specialmente se il nuovo magma va a interagire con un mash cristallino parzialmente fuso, queste condizioni non sono favorevoli all'ulteriore propagazione verso l'alto di un dicco, e dunque la nostra ipotesi di lavoro è stata quella che se i contrasti di viscosità tra il mash cristallino residuale e i nuovi apporti di magma fossero inferiori a 6-8 ordini di grandezza, allora questi contrasti di viscosità potrebbero inibire l'ulteriore propagazione verso l'alto del magma, favorendo la sua stagnazione in profondità e la risorgenza. E abbiamo testato questa ipotesi usando sia modelli termici che analogici. Per prima cosa abbiamo usato modelli termici e viscosi in modo da ottenere la variazione di temperatura e viscosità dentro un sistema magmatico sia durante il suo accrescimento che durante il suo raffreddamento. E per far ciò abbiamo usato una geometria sferica con un volume finale massimo di 1000 km3, costruito attraverso l'iniezione continua di nuovo magma con tassi di iniezione di 10 alla meno 1 e 10 alla meno 2 km3 anno. I risultati hanno messo in evidenza che in ogni momento dell'accrescimento del sistema magmatico, ma anche durante le prime decine di migliaia di anni di raffreddamento, esiste sempre un forte gradiente viscoso all'interno di questi sistemi, con un nucleo centrale caldo e poco viscoso,
Una zona in cui la viscosità cresce di più di 10 ordini di grandezza, che noi abbiamo chiamato zona di transizione, e poi ovviamente una zona periferica dove il magma è quasi totalmente cristallizzato. Quello che è veramente importante per noi è l'esistenza di questa zona di transizione e specialmente della parte inferiore di questa zona di transizione, dove le viscosità vanno dai 10 alla 4 ai 10 alla 8, 10 alla 9 pascal per secondo, che è veramente importante per noi perché significa che i contrasti di viscosità tra questa porzione di magma del sistema magmatico e ogni nuovo apporto di magma saranno sicuramente sempre inferiori a 6-8 ordini di grandezza e dunque noi possiamo applicare le teorie basate sui bassi contrasti di viscosità. Dunque questa zona di transizione esiste e si spessisce molto rapidamente durante le primissime fasi di accrescimento del sistema magmatico. Si accresce lentamente durante l'accrescimento del sistema magmatico e poi torna a ispessirsi molto velocemente durante il suo raffreddamento. E dunque, specialmente dopo qualche migliaio di anni di raffreddamento, una zona di transizione con uno spessore di almeno 200-300 metri esiste sempre, ma questo ha uno spessore minimo perché noi abbiamo usato una geometria sferica che minimizza il rapporto superficie-volume, abbiamo usato un sistema relativamente profondo e non abbiamo considerato il calore estratto da nessuna possibile eruzione e inoltre abbiamo usato una temperatura di iniezione piuttosto alta e poi infine c'è da considerare che dopo un'eruzione che provoca il collasso calderico la parte di mascio cristallino non eruttata dalla porzione superiore e inferiore del sistema magmatico si possono unire raddoppiando così lo spessore di questa zona di transizione. Dunque a questo punto c'era da capire se i nuovi apporti di magma potessero o meno rifondere questa zona di transizione e dunque abbiamo calcolato i volumi minimi, i tassi di iniezione minimi per rifondere questa zona di transizione. Quello che è venuto fuori è che generalmente i tassi di iniezione che si hanno durante le caldere e durante la risorgenza non sono sufficienti a provocare generalmente la rifusione di questa zona di transizione. Per capire se la zona di transizione possa effettivamente favorire l'accumulo di magma e la risorgenza abbiamo eseguito alcuni esperimenti analogici in cui abbiamo usato sabbia fratturata per simulare il comportamento della crosta superiore fragile, un sottilissimo livello di silicone di 1 millimetro per simulare il comportamento viscoso del mascio cristallino e abbiamo iniziato olio vegetale per simulare gli apporti di nuovo magma. Quello che è importante è che i contrasti di viscosità tra l'olio vegetale e il livello di silicone siano di 6 ordini di grandezza, così come impongono i modelli termici. Ora, nella prima serie di esperimenti non abbiamo usato il livello di silicone, quindi l'olio vegetale andava a propagarsi solo all'interno della sabbia e poiché ci stanno dei contrasti di viscosità molto alti tra la sabbia e l'olio vegetale, come ci aspettavamo si è avuta la formazione di un dicco con le associate piccole deformazioni superficiali, un dicco che poi alla fine ha alimentato un'eruzione. In tutti gli esperimenti invece con il livello di silicone, quindi caratterizzati da bassi contrasti di viscosità, si è sempre avuta la formazione di una zona sollevata, delimitata da delle faglie circolari inverse, immergenti verso l'interno del sistema magmatico, e a volte si è avuta pure la formazione di un graben apicale. E la cosa importante è che la gran parte dell'olio vegetale andava ad accumularsi al di sotto del livello di silicone, mentre una piccola quantità di esso andava a intrudere la faglia circolare. Queste caratteristiche sono molto importanti perché sono esattamente le stesse caratteristiche che si riscontrano in natura sulle caldere risorgenti e confermano anche precedenti studi analogici sulla risorgenza. Dunque a questo punto noi possiamo andare a proporre un modello generale basato sui contrasti di viscosità. In assenza di zona di transizione, i contrasti di viscosità molto alti tra la crosta e il nuovo magma favoriscono la formazione di un dicco che eventualmente può anche andare ad alimentare un'eruzione. Se invece il nuovo magma va a interagire con un mascio cristallino parzialmente fuso e i contrasti di viscosità sono bassi, allora queste condizioni invece favoriscono l'accumulo di magma in profondità e la risorgenza, con la possibilità di avere dicchi solo nella zona periferica, là dove i contrasti di viscosità sono invece più alti.
Questo stesso meccanismo può essere invece applicato anche a livelli più superficiali. Infatti sappiamo che durante la propagazione verso l'alto di un dicco può essere deflesso in un sill. Questo per esempio per i contrasti nel modulo di Young che esistono nelle coperture calderiche, e se questo avviene la miglior condizione per avere l'ulteriore crescita del sill o dell'accolita è dato da una frequenza di intrusione relativamente alta, così che ogni nuovo sill si va a intrudere prima che il precedente abbia totalmente cristallizzato, così che il precedente possa agire da barriera areologica per il nuovo sill, andando a impedirne l'ulteriore propagazione verso l'alto, favorendo l'accrescimento del sill o dell'accolite e la risorgenza dunque. Poiché in natura la zona di transizione può avere uno spessore molto variabile, allora noi possiamo anche delimitare un ampio spettro di possibili scenari, da caldere risorgenti non eruttanti, caratterizzati da una spessa zona di transizione, a caldere risorgenti con un'attività risorgente più importante, caratterizzate da una zona di transizione minore e più permeabile. Bisogna prendere anche in considerazione altri fattori per quanto riguarda la risorgenza. Per esempio sappiamo che la risorgenza avviene in caldere grandi, e questo perché i nostri modelli termici mettono in evidenza come sistemi magmatici piccoli cristallizzino molto velocemente, andando a perdere rapidamente i bassi contrasti di viscosità. E inoltre, più è grande un sistema magmatico, più sono piccole le sovrappressioni che si generano dentro di esso durante il suo accrescimento. Sappiamo inoltre che le caldere risorgenti tipicamente avvengono in caldere felsiche, e questo perché ci stanno migliori opportunità di avere bassi contrasti di viscosità, ma anche perché le sovrappressioni per innescare un dicco felsico sono molto maggiori delle sovrappressioni critiche per innescare un dicco mafico. Inoltre sappiamo che alti valori di estensione regionale promuovono la formazione di dicchi, e infatti la gran parte delle caldere risorgenti si trova in aree caratterizzate da bassi valori di estensione regionale. Infine anche il degassamento può avere un ruolo, però questo deve essere ancora investigato. In conclusione, i nostri modelli termici mettono in evidenza come bassi contrasti di viscosità tra alcune porzioni del sistema magmatico e ogni nuovo apporto di magma esistono. I modelli analogici evidenziano che questi bassi contrasti di viscosità effettivamente promuovono l'accumulo di magma e la risorgenza, e dunque abbiamo proposto questo modello generale basato sui contrasti di viscosità, che potenzialmente potrebbe anche essere in futuro applicato ad altri problemi vulcanologici, come la formazione e lo sviluppo di grossi reservoir magmatici prima che precedono le catastrofiche eruzioni che poi possono portare al collasso calderico.